Recentemente, nuove e sconcertanti immagini hanno catturato l'attenzione del mondo, mostrando quello che la Corea del Nord presenta come il suo nuovissimo e temibile cacciatorpediniere, impegnato in quelle che sembrano prove di fuoco. Ma e se vi dicessi che queste immagini non solo non hanno risolto un enigma, ma lo hanno reso ancora più confuso? E se questa nave fosse in realtà un gigantesco inganno? Preparatevi, perché stiamo per smascherare la più grande messinscena militare della Corea del Nord. La domanda che tormenta gli esperti di tutto il mondo è una sola. Questa nave era davvero finita prima di toccare l'acqua? Tutti gli indizi ci portano a credere che sia un prototipo a metà, spinto in mare per prove di facciata. Un ponte fantasma e un fumaiolo vuoto. Iniziamo dal cuore di ogni nave da guerra, il ponte di comando, o più precisamente, dalla sconcertante assenza di qualsiasi cosa al suo interno. Normalmente, un ponte è un alveare di tecnologia, stazioni di comando, schermi tattici, sistemi di comunicazione. Ma le foto diffuse dai media nordcoreani, incluse quelle di Kim Jong-un con sua figlia sul ponte, rivelano qualcosa di incredibile. La luce del sole attraversa le finestre posteriori e colpisce indisturbata il pavimento. Nessun equipaggiamento, nemmeno un timone. È come se il ponte fosse completamente vuoto. E la cosa si fa ancora più strana. Kim Jong-un ha visitato la nave, eppure non esistono foto di lui che ispeziona gli interni del ponte, il centro di controllo di combattimento o gli alloggi dell'equipaggio, solo pose studiate sul tetto del ponte. Propaganda? Certo, ma se si trattasse della nave più avanzata della Marina, non si vorrebbe mostrare ogni singolo centimetro. L'assenza di queste foto è un campanello d'allarme assordante. E non è finita qui. Se diamo un'occhiata più da vicino al ponte superiore, in particolare al fumaiolo, la situazione si fa ancora più surreale. Le immagini mostrano un fumaiolo completamente cavo. Si può guardare dritto attraverso di esso, fino alle paratie interne della nave. Un vero fumaiolo è un complesso labirinto di tubi di scarico, filtri, meccanismi di raffreddamento e sistemi di soppressione infrarossi. Ma su questo cacciatorpediniere semplicemente non c'è nulla, nessun condotto di scarico, nessuna presa d'aria per le turbine, solo un vuoto inquietante. Dov'è il motore? Tutto questo ci porta al mistero più grande di tutti, il sistema di propulsione della nave. Qualcuno ha mai visto i motori principali in funzione? Prima di qualsiasi prova in mare, una nave da guerra deve superare i dock trials, test essenziali per verificare l'affidabilità dei sistemi di propulsione. E quando i motori nuovi vengono avviati, di solito c'è una fitta nuvola di fumo nero. Eppure, in tutti i filmati di questo cacciatorpediniere, dal varo ai test, non si è mai visto fumo uscire dal fumaiolo. Nessuna emissione, nessun segno che i motori principali siano mai stati accesi. Questo sfida ogni logica, a meno che non ci siano motori principali installati affatto. Quindi, come si muove la nave? Ci sono due possibilità agghiaccianti. La prima, viene rimorchiata, semplicemente una chiatta gigante trainata da rimorchiatori. La seconda, sta usando motori diesel ausiliari per muoversi lentamente. Questo le darebbe una propulsione limitata, sufficiente per spostarsi a bassa velocità, ma la trasformerebbe in una piattaforma d'arma galleggiante, non una nave da guerra pienamente operativa. Tutti i suoi test missilistici e di cannone sarebbero prove statiche. Potrebbe galleggiare, sì, ma non combattere nel senso tradizionale. E che dire di quel grande cannone navale a prua? Inizialmente si pensava potesse essere da 100 mm, poi qualcuno ha suggerito 76 mm, ma analisi più recenti indicano che si tratta di un cannone navale da 127 mm, il calibro standard usato da molte marine occidentali e asiatiche. Una scelta logica per la Corea del Nord, che cerca di eguagliare la potenza di fuoco della Corea del Sud. Ma l'origine di questo cannone rimane un mistero assoluto. Da dove viene il design? È prodotto internamente o è un'ingegneria inversa? Non lo sappiamo. Il vero obiettivo di Kim Jong-un, una nave di carta. Ma il vero shock arriva quando mettiamo insieme i pezzi del puzzle con un'altra storia. Il cacciatorpediniere classe Choe-hyun che si è capovolto durante il varo. Sì, avete sentito bene, si è capovolto. E infatti, un anno e mezzo dopo, nell'aprile del 2025, Kim ha rivelato il primo cacciatorpediniere della Corea del Nord. Pyongyang ha dichiarato che ci sono voluti solo 400 giorni per costruirlo. 400 giorni! I cinesi impiegano 18 mesi per una nave simile, gli americani 2 anni e i russi addirittura 11 anni per una fregata.
Come è possibile che la Corea del Nord abbia costruito 2 di queste navi in un anno circa? È incredibilmente veloce e questo ci riporta al punto di partenza. Sono davvero navi completate? Le prove si accumulano. Le prese d'aria nel fumaiolo sono tutte coperte da piastre metalliche. Non prendono aria per nulla. Non abbiamo mai visto la nave muoversi con la propria forza, solo con l'assistenza di rimorchiatori. E la linea di galleggiamento è stranamente alta, molto al di sopra di dove dovrebbe essere, indicando che la nave è estremamente leggera, non ha carburante, non ha provviste, non ha una quantità significativa di armamenti. Significa che una grande massa, il cuore pulsante di una nave da guerra, il suo motore, è semplicemente assente. Quindi, cosa possiamo concludere? Il nuovo cacciatorpediniere della Corea del Nord solleva più domande che risposte, dal ponte vuoto, al fumaiolo cavo, al sistema di propulsione non verificato e al cannone misterioso. Tutto in questa nave sembra incompiuto, improvvisato o sperimentale. Forse è un banco di prova, forse è un prototipo, o forse, ed è questa la conclusione più inquietante, è solo una facciata, un gigantesco strumento di propaganda, progettato per incutere timore e far credere al mondo che la Corea del Nord sia una potenza navale emergente. E anche se queste navi non hanno motori, la possibilità che possano trasportare e lanciare armi nucleari rimane uno sviluppo minaccioso. Fino a quando non vedremo altre foto, o meglio ancora, immagini open source da satelliti o piattaforme di ricognizione, non potremo saperlo con certezza. Ma una cosa è certa: questa nave non è quello che sembra, e in Corea del Nord è esattamente questo il punto. Voglio solo ringraziare di cuore i sostenitori di questo canale, chi mi offre un caffè tramite il link che trovate in descrizione, chi mi scrive per ringraziarmi e naturalmente tutti i miei abbonati. Apprezzo davvero tantissimo il vostro supporto continuo e vi ringrazio di cuore. Questo era solo uno dei disastri nascosti tra le onde. Nella playlist Disastri navali, che trovi qui in alto a sinistra, ci sono molte altre storie dimenticate dal mare. Se sei arrivato fin qui, non fermarti adesso. I nuovi episodi escono ogni mercoledì e venerdì alle 15. Iscriviti e continua il viaggio.